Avete presente l'odore di un tramonto californiano? Magari mentre bevete uno smash? Ecco, questa è la magia che ho creato per Sunset San Diego. Ciao ragazzi, come state? Io sono Rico e oggi siamo qui perché finalmente vi parlerò della mia fragranza che è già in vendita sul mio shop online di gioielli, ovviamente www.adorabile.ch, da qualche giorno. In più abbiamo fatto un pre-order da 14 giorni che è andato davvero strabene e volevo ringraziare ognuno di voi che ha comprato la fragranza in blind buy. Grazie. Sto parlando di Sunset San Diego, eccola qua. Questa è la fragranza, il packaging l'ho disegnato io e tutti i packaging, ragazzi, sono fatti a mano. Chi mi segue sugli altri social avrà visto anche come li componiamo, ok? Gioiello in resina, sigillo di qualità, tutta la serie di ingredienti, numero di batch, il QR code per entrare direttamente sul nostro sito, ok? E al suo interno la fragranza da 10 ml, una scelta un po' particolare che nel corso di questo video vi racconterò anche le motivazioni che ci hanno portato a mettere sul mercato un formato da 10 ml, ok? Quindi rilassatevi, guardate questo video perché è davvero molto interessante, ok? Bene, per chi ovviamente non mi segue sugli altri social non sa di che cosa sto parlando, ma per chi mi segue ovviamente sa benissimo che ho fondato un brand e insieme alla mia co-founder che disegna gioielli da tantissimi anni ed è braccio destro di un famosissimo brand di successo, abbiamo deciso di unire le nostre forze e dar vita ad Adorabile, ok? Un progetto lungo 2 anni ma che oggi finalmente è realtà. Adorabile nasce come small business concept ed è proprio da questa idea e dalla mia grande passione che ho delle fragranze, e voi conoscete benissimo, ho creato qualcosa di unico con cui sono sicuro che vi farò innamorare. Era il 2015 quando decido di partire per gli Stati Uniti e approfittarne per andare a trovare un mio amico nato e cresciuto a San Diego da genitori italiani che rigorosamente tutte le loro estati venivano a fare vacanza giù in Puglia ad Alberobello. Quindi una volta arrivato a San Diego scendo dall'aereo e subito respiro quest'aria calda, tropicale, ok? Una bellissima sensazione che mi conquista subito, a primo acchito, e non so per quale motivo mi sento già a casa. Luciano mi viene a prendere dall'aeroporto e dopo un caloroso abbraccio ci rechiamo a casa sua, dove aveva preparato una camera appositamente per me, quindi sistemo le mie cose e poi Luciano mi dice: "Voglio, dobbiamo uscire". Super gasato, ragazzi, mi ficco in macchina, ci sono 23 gradi, un'arietta davvero perfetta e Luciano decide di farmi fare questa lunghissima passeggiata lungo il lungomare di San Diego. E mentre camminavamo ci avviciniamo al porto e un'enorme statua attira la mia attenzione e finalmente si palesa di fronte ai miei occhi la The Unconditional Surrender, la statua che ritrae il famosissimo marinaio che bacia una ragazza di San Diego, simbolo di tutti i baci che quel porto aveva visto subito dopo la seconda guerra mondiale e che chi ce l'aveva fatta, chi non era caduto in guerra, trovava mogli e fidanzate che aspettavano lì ansiose il loro arrivo. Nella mia mente, mentre Luciano continua a spiegarmi, insomma, la storia della statua, io ero lì che immaginavo le facce di questi uomini, di queste donne, che sensazioni hanno vissuto e a che profumi si sarebbero potuti sprigionare durante questi lunghi abbracci dopo anni di guerra. Ma procediamo e continuiamo a passeggiare lungo la costa raccontandoci le cose che io e Luciano facevamo da piccoli quando nelle estati pugliesi lui veniva a trovare i suoi nonni che dopo 50 anni di lavoro in America erano rientrati per sempre in Italia. Tra me e me mi ripetevo in che posto straordinario vivesse Luciano. Una città né troppo piccola e né troppo grande. Una città alla portata di tutti. E continuando in questa passeggiata infinita mentre calava il sole, che Luciano decide di portarmi in questo piccolo bar.
il Bar Foot di San Diego, dove in compagnia di un cocktail avremmo potuto goderci il tramonto in pieno relax. E mi avvisa anche che da lì a poco ci avrebbe raggiunto anche una sua amica, ma nel frattempo mi fa conoscere il barman del posto, Jeffrey, un signore sulla sessantina che ha preparato durante la sua carriera cocktail fantastici a mezza città, proprio nei più bei tramonti di San Diego. E niente, mi ricordo come fosse ieri. Jeffrey si avvicina al tavolo con una voce un po' particolare per la sua età e mi fa: "Italiano, right?" E dico: "Yes, man. I have something special for you. You want to try?" E dico: "Ok, man, no problem, I trust you." E niente, lui va a preparare i cocktail. Nel mentre arriva Jodine, l'amica di Luciano. E ragazzi, ne rimango folgorato. Una ragazza dai capelli rossi naturali che mi saluta e mi dice: "Finalmente ti conosco. Sono più di 2 mesi che sento solo parlare di te dalla bocca di Luciano." Ragazzi, non mi capita mai, ma sono entrato in imbarazzo in quel momento. E a scioglierlo è stato proprio Jeffrey, che ci porta al tavolo i cocktail e da lì si rompe di nuovo il ghiaccio e Luciano prende in mano una conversazione dove si parla del più e del meno, delle differenze che ci sono tra l'America e l'Italia, tra i modi di vivere, i costumi, il cibo. E mi accorgo pian piano che i colori diventavano sempre più belli. Più guardavo il mare e più queste sfumature rosa, arancio si fondevano tra di loro, una sensazione davvero indescrivibile. E niente ragazzi, prendo il mio cocktail di cui non conosco nemmeno il nome, inizio a bere e dico: "Wow, ma che buono è sto cocktail, Luciano, ma che ci mette Jeffrey dentro?" E lui lo prova e dice: "Ah, ok, questo è uno dei suoi special smash." E dico: "Vabbè, mo che ritorna io gli chiedo gli ingredienti, cioè è troppo buono." E lui mi fa: "No, guarda, Jeffrey non ti dirà mai gli ingredienti che usa nei suoi cocktail, perché vedi quel gabbiotto lì, lui i cocktail li prepara lì dentro, non dietro al bancone del bar." Io avevo già notato questa cosa qua e in effetti non ci avevo fatto troppo caso, ma poi non mi sono fatto più tante domande. Abbiamo ripreso a parlare con Jodine del più e del meno, cosa aveva fatto durante la giornata, e mentre la stavo guardando nel suo sfondo c'era il cielo, il mare, c'era lei e questo colore del cielo si confondeva con i suoi capelli rossi che diventavano tutt'uno col cielo. E da lì è stata veramente una sensazione particolare. Ho detto: "Ma guarda, ma pensa a te che tipo di luce, che tipo di tramonto hanno in questa parte del mondo, è davvero incredibile." Poi io ho una grande fobia, gli insetti enormi, non quelli piccoli ma quelli grandi, mi fanno veramente senso. Si avvicina un insetto così, ragazzi, quasi vicino a me, mentre sto bevendo il cocktail mi passa davanti al viso, butto questo smash, sobbalzo dal tavolo e rovescio questo smash praticamente sul braccio di Jodine. E lei praticamente mezza sorridendo io gli dicevo: "Madonna, sorry, io ho paura di questi cacchio di insetti", e gli avevo versato praticamente mezzo cocktail sul braccio. Ma non lo so, perché si era creata comunque una certa confidenza, così non c'erano fazzolettini al tavolo, io prendo il braccio di Jodine e glielo lecco praticamente. E in quel momento lì, ragazzi, sento uno dei gusti più particolari che abbia provato nella mia vita. Uno smash su un braccio super abbronzato con la salsedine dell'oceano. Mi rimane questa sensazione in bocca che la porto fino a fine serata. Era nato tutto per scherzo, ma questa cosa mi era rimasta davvero impressa. Proprio mentre il sole calava sempre più giù e il cielo diventava sempre più scuro, le luci di San Diego si intravedono dalla nostra postazione, da questo tavolino del Bar Foot. Abbiamo bevuto tanto, io ho consumato forse 4-5 smash, ero abbastanza brillo. Abbiamo bevuto fino alla sera, fino a chiusura, tant'è che è arrivato Jeffrey, ha voluto scambiare 2 paroline con noi al tavolo e io ovviamente gli ho fatto una serie di domande di come lui preparasse quello special smash e gli ho chiesto più volte: "Per favore dimmi gli ingredienti, cioè, ma io sono italiano, ma che, cioè, mica mi metto a fare i cocktail qui a San Diego."
Ma lui è stato irremovibile e non mi ha mai rivelato la ricetta segreta di quel cocktail. Tant'è che poi si era creata anche questa atmosfera abbastanza intima tra noi, ci siamo abbracciati e mentre Jodine mi abbracciava, io di nuovo ho sentito sul suo braccio quell'odore di Smash con quella pelle abbronzata e questa salsedine dell'oceano, che penso che sia uno degli odori più forti e più buoni, che tant'è che mi veniva da mangiarlo il braccio suo, che abbia mai sentito nella mia vita. Com'è finita, ragazzi? Lo lascio immaginare a voi. Quello che vi posso dire è che Jodine è ancora lì che aspetta insieme ai tramonti di San Diego, ma io in America purtroppo non ci sono più potuto ritornare. Questa è la storia che c'è dietro Sunset San Diego. L'odore della pelle abbronzata che si bagnò di uno special smash con un flirt inaspettato durante un tramonto che sembrava un quadro di Claude Monet. Ed eccolo qui, il mio gioiellino Sunset San Diego. Con questa storia che vi ho raccontato vi ho voluto far capire da dove nasce l'idea della fragranza. Ma adesso passiamo un attimino alla fase di realizzazione di questo profumo, che non è stato per niente facile. In effetti, quando ho portato per la prima volta il briefing al mio naso profumiere, tra l'altro uno dei nasi più importanti che abbiamo qui in Svizzera e con cui sono fiero di aver collaborato, ma che purtroppo per contratto non posso fare nomi, ma fidatevi, è il migliore in assoluto, non solo qui, in campo anche internazionale. E lui mi fa: sì, accetto questa collaborazione, ma a patto che tu mi dica tutti gli ingredienti di quel cocktail, perché se vuoi essere il più fedele possibile e avvicinarti a quell'odore lì, io devo avere almeno tutti gli elementi su cui poter lavorare. Io all'inizio sono stato un po' superficialotto, ve lo dico, e ho detto no, vabbè, non ce li ho, iniziamo a farlo così, vediamo, Però vi posso garantire che dopo 12-13 prove non eravamo nemmeno minimamente sulla strada di questa fragranza. Un po' di ansia, vabbè. Alla fine lui mi richiede: guarda, fatti avere gli ingredienti di quel cocktail, così io posso essere più preciso, possiamo arrivare davvero all'odore del braccio di Jodine che così a lungo mi hai raccontato. Ho detto io, vabbè, allora ci provo, vediamo. Ho contattato Luciano, che non sentivo da un po', anche perché dopo la pandemia ci siamo persi un po', abbiamo perso un po' il contatto, ecco, non ci siamo scritti tanto, anzi relativamente poco, abbiamo scambiato forse un paio di like su Instagram, ma niente di più. L'ho ricontattato e ho detto: Luciano, ma potremmo contattare Jeffrey, nel senso, perché sto lavorando a questo progetto delle fragranze. E lui mi dice: ah sì, ho visto qualche reels, fantastico, stai facendo molto bene. Ho detto grazie. E poi niente, dopo 2 settimane mi scrive e dice: guarda, io sono stato al bar, ma purtroppo Jeffrey è andato in pensione, è già un paio d'anni prima della pandemia che si è andato in pensione, quindi non so nemmeno dove abita. Cioè, ragazzi, è iniziata la caccia al Jeffrey Barman, capito? Cioè, no, ho smosso veramente mezzo mondo, tant'è che ero anche pronto ad andare di nuovo a San Diego per passare una settimana per cercarlo. Ma dopo diversi sforzi Luciano è riuscito a mettersi in contatto con lui, lo ha trovato, ha capito dove abita, è andato a trovare e gli ha parlato di questa cosa. Tant'è che poi Jeffrey ha voluto fare una videochiamata con me, un FaceTime, dove gli ho spiegato insomma a che cosa mi sarebbe servito, e lui ovviamente, non lo so, è stato così libero, tranquillo, forse anche motivato dal fatto che sta in pensione, quindi non ne frega più niente, e quindi mi ha rivelato i 2 ingredienti segreti che conteneva quello smash, questo special smash che preparava lui. Ragazzi, ci si è aperto un mondo, tant'è che io chiamo il mio naso profumiere, gli dico questo, ragazzi, non dico a prima botta, ma vicinissimi, cioè abbiamo fatto una prova e mezza, alla mezza eravamo già sulla strada giusta, ed è nato così Sunset San Diego,
Un formato da 10 ml, come abbiamo già visto all'inizio del video, e adesso vi spiego anche il motivo di questa scelta. Allora, innanzitutto perché è una fragranza estiva e voglio sdoganare il fattore travel, ok? Perché io ritengo che sia ancora davvero poco utilizzato. Spesso e volentieri d'estate siamo fuori tutto il giorno, ok? Quindi magari la fragranza che abbiamo spruzzato la mattina non ce la ritroviamo più il pomeriggio, non ce l'abbiamo, non possiamo ritornare a casa a metterci il profumo. Quindi ritengo che per l'estate avere un travel sempre con voi è come portarsi un pacco di fazzolettini di carta sempre nella vostra borsetta. Ecco, questo praticamente deve essere sempre insieme a voi. Quindi sdoganare questo concept che ritengo che sia ancora poco utilizzato, quindi perché non portarvi la fragranza di Adorabile sempre insieme a voi, ok? La potete mettere in un giacchetto, nel vostro marsupio, nella vostra borsa per andare a mare, la potete portare ovunque. Il travel qui è davvero di qualità, cioè poi è stampato, veramente fatto bene, tra i migliori travel che potevo scegliere, insomma, di una serie di categoria. C'era anche quello di plastica, quelli no, fatto di vetro, ma un vetro davvero resistente, ok? Stampato, una stampa che non se ne viene, ma nemmeno se vi mettete a grattare con il cacciavite, capito? Cioè veramente un lavoro ben fatto, quindi è tutto di qualità. Meglio qualcosa per cui soffrire, che niente per cui vivere. Meglio qualcosa che non puoi capire, che qualcosa che puoi solo dire. Dirò che amarti è facile e impossibile, la tua vita è un'area inagibile. Io posso entrare solamente però se tu non ti dai limiti e smetti di decidere al posto di lasciarti andare, dirmi solo di no, sai dirmi solo di no, di no. Se io non mi do limiti e non ho mai deciso di chiudere una porta con te, perché so che cosa e so che tu. Ecco, come vi ho detto anche in precedenza, tutti i packaging sono fatti a mano e includono un gioiello in resina che rappresenta le sfumature e i colori del cielo di San Diego al tramonto, ok? Prima di mettere sul mercato questa fragranza, ovviamente c'è stato un periodo di test. L'ho fatta testare a una trentina di persone che sono vicine a me, di cui abbiamo, insomma, capito le performance della fragranza, come si comporta. Tutti mi hanno dato un feedback positivo, ma davvero tutti, cioè per me è inaspettato. Magari qualcuno mi poteva dire guarda non mi piace tanto, invece no, è piaciuta davvero a tutti, ok? Ne vado davvero super fiero di questo e sono veramente contento di quello che ne è venuto fuori, ok? Allora, parliamo di caratteristiche tecniche, perché la piramide olfattiva rimarrà segreta di questa fragranza, ok? Perché non voglio che nessuno me la copi, punto. E mi hanno anche consigliato di fare così. Allora, questa fragranza ha una durata che varia da pelle a pelle, una fragranza unisex in concentrazione eau de parfum, ok? Che su alcune pelli, soprattutto quelle un po' più dure, di uomini un po' più duri, dura intorno alle 6 ore e mezza, non di più. L'ho visto, è così. Ma sulla mia pelle, ad esempio, dura anche 8 ore. Quindi, per non sbagliare, ok? Io vi do proprio il minimo. Fragranza che dura 6 ore, certezza assicurata, ok? Potrete avere anche la pelle più brutta di questo mondo, ma di sicuro vi durerà, ok? Per le donne, per chi ha pelli diverse, un po' più, guarda, 8 ore se le fa tranquillamente, ragazzi, c'è problema. Proiezione, proietta intorno a un paio di metri, ragazzi. Una scia potente per almeno le prime 2 ore e mezza e poi pian piano diventa moderata, ok? Non abbiamo voluto fare una cosa super scandalosa, troppo forte, no, abbiamo puntato più sul gusto, cioè più sull'odore, ok? Che è molto importante, che sulla super performance che magari andava a rovinare abbastanza la fragranza, ok? Quindi io vi posso garantire che è qualcosa di unico. Qui c'è tutto l'amore e la mia passione che ho per questo mondo, il mondo delle fragranze, e l'ho racchiuso in questa boccetta qui. E quindi adesso sta a te se far parte di questo progetto oppure sei solo perso del tempo.
a guardare questo video. E niente ragazzi, per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!